Benvenuti Alchigliani. Lo steampunk non è solo un mondo alternativo, è la dimostrazione che la fantasia può riscrivere anche la storia. Avete mai immaginato un mondo in cui il vapore non è solo un ricordo del passato, ma il cuore pulsante della tecnologia? Un universo dove ingranaggi, occhiali da aviatore e vestiti vittoriani si mescolano alla fantasia più sfrenata. Benvenuti nel meraviglioso mondo dello steampunk. Per raccontarvi la sua storia, dobbiamo fare un salto nel tempo. Non nel passato che conosciamo, ma in un passato che sarebbe potuto essere. Lo steampunk è una realtà alternativa, un sogno ad occhi aperti, dove la tecnologia si sviluppa non attraverso il silicio o l'elettricità, ma attraverso il vapore, l'ottone e il ferro battuto. È una visione retrofuturistica che ha preso forma lentamente tra le pagine dei libri e i disegni degli illustratori, come la nebbia che avvolge i vicoli di una Londra vittoriana mai esistita. Ma chi ha dato un nome a tutto questo? Siamo nel 1987, quando lo scrittore K.W. Yeater, cercando di descrivere il suo stile di racconti, fortemente ispirato all'epoca vittoriana ma intriso di tecnologia immaginaria, scrive una lettera alla rivista Locus e quasi per scherzo propone il termine steampunk, una parola che da allora ha acceso la fantasia di milioni di persone. Le radici dello steampunk però affondano ancora più indietro. Autori come Jules Verne e Wells, molto prima che il termine venisse coniato, avevano già immaginato macchine straordinarie e viaggi incredibili usando solo i materiali e la scienza conosciuti nel XIX secolo. 20.000 leghe sotto i mari, la macchina del tempo, l'isola misteriosa. Erano racconti che mescolavano il desiderio di esplorazione con la meraviglia della scoperta scientifica e che ancora oggi ispirano le creazioni steampunk più affascinanti. Eppure, ridurre lo steampunk a un semplice stile estetico sarebbe un errore. È molto di più, è una filosofia, una riflessione su come il progresso avrebbe potuto evolversi su strade che la storia reale ha abbandonato troppo in fretta. È un modo per dire che la tecnologia non deve per forza essere fredda e impersonale, ma può essere affascinante, decorativa, quasi romantica. Lo steampunk è la celebrazione della creatività senza limiti, una nostalgia per un futuro che non abbiamo mai vissuto. E forse, in fondo, è proprio per questo che continua ad affascinarci così tanto, perché ci ricorda che, a volte, immaginare strade alternative è il primo passo per cambiare davvero il mondo. L'estetica steampunk, con i suoi colori lignei e metallici, i costumi d'epoca, le architetture della Belle Époque, i grandi lucernari e i paesaggi post-apocalittici solcati da locomotive, aeronavi e sottomarini, si afferma nei primi anni 90 come una delle contaminazioni più affascinanti della cultura popolare. Travolge videogiochi, fumetti, giochi di ruolo e naturalmente il cinema, creando un ponte tra passato e futuro, tra fantasy e fantascienza. Nel mondo videoludico, la saga di Final Fantasy e, in tempi più recenti, quella di BioShock rappresentano due esempi fondamentali. Ma già negli anni '80 il cinema aveva cominciato a lambire quell'immaginario grazie alla visione onirica e barocca di Terry Gilliam, che con I banditi del tempo, Brasile e Le avventure del barone di Munchausen aveva dato vita a set che sembravano cattedrali abbandonate di un'antica civiltà industriale. Anche Luc Besson, con Les Derniers Combats, aveva intravisto la possibilità di quella miscela estetica. A raccogliere questa eredità furono Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, capaci di creare mondi alternativi permeati di scorci fin de siècle e di grotteschi macchinari, come in Delicatessen e soprattutto in La città perduta. Tuttavia, il contributo più radicale alla diffusione globale dell'estetica steampunk arriva dall'animazione giapponese. Ancor prima che la letteratura ne codificasse i tratti, serie come Capitan Harlock e Galaxy Express 999, dirette da Rintaro,
immaginavano un futuro dove locomotive spaziali e galeoni pirata solcavano le stelle. Hayao Miyazaki, già con Conan e il ragazzo del futuro, costruiva un racconto ecologista in un mondo devastato da una guerra tecnologica. Negli anni 90, Nadia e il mistero della pietra azzurra, su soggetto di Miyazaki e diretto da Hideaki Anno, fondeva Jules Verne con sensibilità futuristiche. Miyazaki stesso, con Nausicaa della Valle del Vento e soprattutto Laputa, Castello nel cielo, scolpiva immagini indelebili di macchine volanti e città sospese in bilico tra progresso e poesia. E 20 anni più tardi, il castello errante di Howl avrebbe riproposto quell'immaginario straordinario sospeso tra tecnologia e incanto. Anche Hollywood cerca di appropriarsi di questa estetica, da Wild Wild West con la sua tarantola meccanica fino a Sherlock Holmes di Guy Ritchie o Sucker Punch di Zack Snyder, tra risultati alterni ma sempre visivamente memorabili. Il cinema d'autore, invece, offre interpretazioni più intime. Hugo Cabret di Martin Scorsese e The Prestige di Christopher Nolan ne sono esempi splendidi. Ma ancora una volta è l'animazione a conservare il cuore pulsante dello steampunk. Dalla Disney con Atlantis e il pianeta del tesoro, alla Warner con il Gigante di ferro, fino ai capolavori giapponesi come Metropolis di Rintaro e Steam Boy di Katsuhiro Otomo. Oggi l'estetica steampunk continua a vivere attraverso manga e anime contemporanei, dal mondo alchemico di Fullmetal Alchemist all'oscura epica dell'Attacco dei Giganti, fino alla struggente bellezza di Violet Evergarden, dove una ragazza ricostruita incarna la delicata fusione tra meccanica e umanità. Quando ci si addentra nel cuore dello steampunk, si scopre che non si tratta solo di una questione estetica. Lo steampunk è prima di tutto un modo di pensare. È una filosofia che prende la tecnologia moderna e la immagina riscritta attraverso la lente dell'artigianalità e dell'eleganza di un'epoca passata. Chi vive davvero lo spirito steampunk non si limita ad ammirare l'arte visiva. Abbraccia una visione del mondo in cui gli oggetti non sono semplicemente funzionali, ma raccontano una storia. In un certo senso è una ribellione silenziosa contro il mondo di plastica e produzione di massa che ci circonda. È un invito a rallentare, a costruire, a personalizzare, a dare un'anima a ciò che scegliamo di avere intorno a noi. Nella filosofia steampunk ogni ingranaggio, ogni saldatura, ogni tubo di rame è un atto di resistenza contro l'impersonalità della tecnologia moderna, perché la macchina, per uno steampunker, non è mai solo uno strumento, è un'opera d'arte, un'estensione della propria personalità. E proprio per questo lo steampunk diventa anche un modo di vedere la società. Non è solo nostalgia per un passato che non abbiamo vissuto. È la ricerca di un equilibrio perduto tra uomo, macchina e creatività. È un costante e se che ci spinge a immaginare un mondo dove il progresso tecnologico non ha cancellato il gusto per il bello, per il fatto a mano, per l'ingegno romantico. In fondo, abbracciare lo steampunk significa scegliere di vivere in un modo che dia valore all'artigianato, all'inventiva, al sogno di un futuro costruito con le mani e con il cuore, non solo progettato dietro a uno schermo. E allora non sorprende che per molti appassionati indossare un corsetto borchiato, costruire un orologio steampunk o arredare la propria casa con lampade a valvole non sia solo un gioco. È un atto di affermazione. È dire al mondo: io scelgo di ricordare che la tecnologia può essere meraviglia, può essere umana, può essere poesia. Lo steampunk non è solo un'estetica, è il sogno eterno di un'umanità che tra vapore e ingranaggi continua a immaginare futuri mai esistiti e passati che non vogliono morire. E se anche voi volete continuare questo viaggio tra sogni, tecnologia e poesia, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti.
Se volete supportare il progetto Alkill con un abbonamento e accedere a tanti vantaggi esclusivi, trovate tutte le informazioni nel link in descrizione e nel commento pinnato in alto. Alkilliani, vi ringrazio di cuore. Noi ci rivediamo presto e Beyond Hall.